Correva l'anno 1863. Durante un tipico inverno norvegese nella piccola città di Loten, Laura Catherine Bjorstad diede alla luce il piccolo Edvard, il secondogenito suo e di Christian Munch, un dottore militare. L'anno successivo però la famiglia si trasferì a Kristiania, cioè l'odierna Oslo, che non è assolutamente il quartiere degli spaccini a Copenaghen. Marijuana, cocaina, eroina, crack. Noi conosciamo il piccolo Edvard per cose da niente, tipo l'urlo, malinconia, pubertà, tutti lavori che riflettono le sue esperienze di vita. Ebbe infatti un'infanzia travagliata. Lui stesso, a causa della sua fragile salute, fu più volte in punto di morte. La madre e la sorella furono stroncate dalla tubercolosi, il rapporto col padre era pessimo, insomma un bel casino. È chiaro che la vita degli artisti e il contesto in cui sono vissuti siano molto importanti per capire e analizzare la propria opera. Negli stessi quadri di Munch ci sono molti temi ricorrenti che sono presi direttamente dalla sua esistenza e poi trasposti in una metafora visiva. Ma non è di questo che voglio parlare oggi, o meglio, non esattamente. Nel 1908, quando a più di 40 anni era già un artista affermato, chiese di essere ricoverato alla clinica privata del dottor Jacobson a Copenaghen, che ancora una volta non è a Kristiania. Egli stesso dichiarò: la mia condizione era al margine della follia, era una situazione delicata. Le cause di questa follia vanno ricercate un po' nella sua infanzia, un po' nell'alcol. In ogni caso Munch restò in clinica per diversi mesi e riuscì a sconfiggere la sua dipendenza. Ed è proprio in questo periodo che produsse una delle sue opere a mio parere più notevoli, ma anche una delle più misconosciute, tanto che di informazioni in italiano non ne ho trovate. Signore e signori, dopo questo lunghissimo preambolo posso presentarvi la storia di Alfa e Omega, un inquietante racconto sulla creazione. Munch scrisse molto e Alfa e Omega ne è un esempio. È una raccolta di 22 disegni accompagnata da un poema in prosa, il quale è diviso in capoversi, e di fatto ogni capoverso si addice benissimo a una particolare scena della storia. Come anticipato è un racconto sulla creazione, ma chiaramente nello stile di Munch, il che vuol dire bizzarro, a tratti angosciante, e con un significato non sempre chiaro. Munch scrisse Alfa e Omega nella sua lingua madre e in francese, quindi mi sono rifatto principalmente a 2 traduzioni in inglese che si trovano in descrizione, esattamente come tutte le altre fonti che ho usato. Quindi è probabile che delle sfumature di significato non siano presenti. Per questo me ne scuso, ma sappiamo tutti che tradurre è tradire. Direi di non perdere altro tempo e di immergerci in questo viaggio. Alfa e Omega furono i primi esseri umani sull'isola. Alfa, sdraiato sull'erba, dormiva e sognava. Omega si avvicinò, lo vide e si incuriosì. Omega strappò una felce e gli fece il solletico, svegliandolo. Già dal primo capoverso si nota un particolare inquietante per un racconto sulla creazione: la completa assenza di un dio. Alfa e Omega sono di fatto le prime persone sull'isola, ma come si sono generate? Le ipotesi principali sono 2. Per generazione spontanea, che tra l'altro era già stata confutata da personalità come Francesco Redi e Pasteur, o generazione equivoca, ovvero da organismi completamente diversi, per esempio del basilico che genera uno scorpione. Questo problema non sembra comunque interessare a Munch, ma di fatto rende questo racconto già molto diverso dalla maggior parte delle ipotesi sulla creazione del mondo, che vedono quasi sempre un atto da parte di un essere superiore, a parte alcune tradizioni, per esempio degli Irochesi e dei Cherokee, nei quali sono degli animali a creare il mondo come lo conosciamo. L'atto implicito è costituito dall'isola. Se Alfa e Omega sono le prime persone sull'isola, significa che, magari da qualche parte ce ne sono altre? A parte queste seghe mentali, di concreto c'è già una prima interazione tra il primo uomo e la prima donna. Un rapporto che nasce dalla semplice curiosità di Omega, da un istinto e non da una decisione razionale. Alfa si innamorò di Omega. La sera si sedettero, appoggiandosi l'uno sull'altra, e guardavano il pilastro dorato della luna mentre dondolava e tremava nel mare circostante l'isola. Vediamo come il rapporto tra Alfa e Omega si evolva repentinamente. Da 2 perfetti sconosciuti ci viene addirittura detto che il primo uomo è innamorato della prima donna. Si passa quindi velocemente da una dimensione puramente sensoriale animale a una anche emotiva. Inoltre iniziamo a vedere un tentativo di Munch di utilizzare delle figure retoriche. Il pilastro dorato della luna si riferisce chiaramente al suo riflesso sullo specchio d'acqua, e non è stabile, dato che le increspature del mare danno l'impressione che questo riflesso si muova. Detto questo, un interrogativo sorge spontaneo. C'è qualcun altro o qualcos'altro sull'isola? Andarono nella foresta e
nella foresta c'erano tanti animali e piante bizzarre. Regnava un'oscurità misteriosa, ma c'erano anche molti fiorellini splendenti. In un'occasione, quando Omega era spaventata, si gettò nelle braccia di Alpha. Per molti giorni ci fu solo la luce del sole sull'isola. Abbiamo finalmente risposto al nostro interrogativo. Ci sono altre forme di vita sull'isola. Oltre a questo non c'è niente di interessante in questo capoverso, quindi andiamo avanti. Un giorno Omega era sdraiata ai margini del bosco. Alpha era seduto all'ombra nella foresta, quando una grossa nuvola si alzò dal mare e sfrecciò da una parte all'altra del cielo e distese la sua ombra sull'isola. Alpha richiamò Omega, ma Omega non sentì nulla. Più tardi Alpha vide che Omega stava stringendo nelle sue mani la testa di un serpente e fissava i suoi occhi luccicanti. Un grosso serpente che era arrivato strisciando dalle felci, sopra il corpo di lei. Di colpo la pioggia sgorgò dal cielo e Alpha e Omega furono terrorizzati. Pensandoci bene, sembra essere un riferimento biblico. Questo serpente però è solo un animale, non parla Omega. Ma la sta tentando? I suoi occhi di fatto le parlano. Anche la pioggia può essere un riferimento alla Bibbia, magari al diluvio universale. Qualcuno qualcosa vuole tenere via Omega dalla tentazione? In realtà, come detto prima, probabilmente un dio in questa storia non c'è. Iniziano a esserci cose interessanti anche nella parte grafica. I volti di Alpha e Omega diventano super espressivi rispetto alle poche linee stilizzate visibili nel primo disegno in assoluto. Omega ha letteralmente le guance rosse di fronte al serpente, mentre Alpha... Alpha ricorda parecchio l'urlo. Forse quel piccolo briciolo di umanità rappresentato dall'innamoramento sta cominciando a vacillare. Quando un giorno Alpha si imbatté nel serpente nel campo, lo combatté e lo uccise, mentre Omega guardava da lontano. La lotta tra l'uomo e il rettile è resa magistralmente con delle piccole linee cinetiche che conferiscono dinamicità alla scena. Contrapposta a questa vivacità di movimento c'è Omega, che quasi spia da lontano ciò che sta succedendo. Forse è proprio la distanza che ci impedisce di vederne il viso. Un giorno lei incontrò un orso. Ebbe un fremito come strinse la sua soffice pelliccia a sé. Quando abbracciò il suo collo, il suo braccio affondò nel pelo dell'animale. Incontrò anche una iena poeta, il cui pelo era rovinato. Tuttavia le sue gentilezze non ebbero effetto su di lui. Quindi lei intrecciò una corona d'alloro con le sue piccole e agili mani e, avvicinando la sua piccola e graziosa faccia alla testa tetra di lui, gliela fece indossare. Inizia un viaggio di scoperta per la donna. Dopo il serpente interagisce con un orso e con una iena poeta. Qui c'è un piccolo problema di traduzione. Nella versione originale abbiamo Dicter Iene, non so se è pronunciato bene, ma che comunque può essere tradotto come Poet Hina in inglese e come, appunto, iena poeta in italiano. Perché una iena dovrebbe essere poeta? Di fatto Omega non si vede dissimile dall'orso e dalla iena. Cerca un contatto con loro, ma queste attenzioni non sortiscono sempre gli stessi effetti. L'orso si lascia incredibilmente toccare da Omega, mentre la iena non sembra affatto interessata alla donna, ma comunque lei alla fine gli fa addirittura indossare una corona d'alloro. Forse è per questo che l'animale viene definito poeta. In effetti le corone d'alloro sono il simbolo dei grandi poeti, come Dante. Quello che resta oscuro è la natura dell'accostamento iena-poeta. Perché specificarlo? La tigre spinse la sua testa crudele e feroce vicino alla graziosa e piccola testa di Omega. Omega non era per nulla impaurita. Lasciò la sua mano riposare nella bocca della tigre e ne accarezzò i denti. Il quarto animale incontrato sull'isola è niente di meno che una tigre, il che mi ricorda Vita di P. Se non l'avete guardato, chiudete questo video e fiondatevi a farlo, che merita tantissimo. Omega è ancora una volta coinvolta in un'insolita chimica con un animale, forse il più feroce tra quelli incontrati finora. Ma lei non ne ha paura, anzi se ne fida ciecamente, al punto da infilare una mano nelle fauci del predatore, per sentirlo meglio, come direbbe il lupo di Cappuccetto Rosso. Quando la tigre incontrò l'orso sulla sua strada, riconobbe l'odore di Omega, il profumo del pallido bocciolo di melo, che baciava ogni mattina al sorgere del sole. Essi combatterono e si fecero a pezzi a vicenda. Proprio come su una scacchiera che ancora doveva essere inventata,
Le posizioni dei pezzi cambiavano con una sola mossa. Omega si avvinghiò ad Alpha. Con curiosità e senza capire nulla, gli altri animali allungavano il collo e osservarono il gioco. Dopo tutte le interazioni tutto sommato pacifiche, veniamo ricatapultati in un mondo caotico, in uno stato di natura dove vige la legge del più forte, la lotta di tutti contro tutti, come direbbe Thomas Hobbes. Il casus belli è proprio Omega, anzi il suo odore. È un combattimento bestiale nel suo senso più neutro del termine, cioè fatto su un piano premorale. Tutti gli altri animali infatti si fermano curiosi a guardare l'evento, mentre Alpha e Omega hanno una reazione ben diversa, in quanto esseri umani dovrebbero muoversi anche su un piano morale. Sarà davvero così? È particolare il riferimento agli scacchi. Munch sembra suggerire il fatto che questo sia un avvenimento cruciale nella storia, quasi un evento alla sliding doors, esattamente come quando su una scacchiera viene mossa una pedina e questo modifica tutta la struttura complessiva dei pezzi. Gli occhi di Omega erano cangianti. Di solito erano azzurri, ma a guardare i suoi amanti diventavano neri, con dei puntini cremisi. Si coprì istintivamente la bocca con un fiore. Il suo stato d'animo cambiò. Un giorno Alpha la vide seduta vicino al torrente, mentre baciava un asino steso sul suo grembo. Allora Alpha portò lo struzzo e abbracciò il suo collo, ma Omega non si distrasse dal suo passatempo preferito, il bacio. La parola da direct corrisponde ad animale morto, mentre in inglese abbiamo fallow deer, che si può tradurre in dino. Ma il capoverso parla di un cazzo di asino! Bene, abbiamo la prova che Munch era pazzo, fine del video. A parte gli scherzi, a prescindere che l'animale di cui si parla sia un asino o un dino, la cosa importante è che aumenta sempre di più la tensione tra Alpha e Omega. Quest'ultima sembra aver sposato il suo essere in toto, intendo anche nei suoi stenti più animaleschi, mentre Alpha cerca in ogni modo di risultare superiore. C'è anche un grosso contrasto tra una visione naturalista dell'essere umano, rappresentata chiaramente da Omega, e un piano intellettualmente diverso, potremmo dire morale, di cui Alpha è portabandiera. Questa è la chiave di lettura che mi è sembrata adatta a usare per tutta l'opera. Omega si sentiva stanca e triste del fatto che non poteva possedere tutti gli animali dell'isola. Si sedette sull'erba e fece un pianto amaro. Poi si alzò e, sconvolta, corse in giro per l'isola e incontrò un maiale. Lei si inginocchiò e coprì il suo corpo con i suoi lunghi capelli neri e si guardarono l'un l'altra. Kied è un termine che rimanda sia alla stanchezza che alla noia. Sembra che Munch usi il personaggio di Omega per criticare le usanze sessuali nella sua città natale e la noia esistenziale che deriverebbe da una deriva dissoluta. La noia è in effetti un tema ricorrente nelle opere di Munch. Forse questa è la volta buona. Omega ha la prima vera occasione di liberarsi davvero delle sue pulsioni, di unirsi a un animale, che è comunque parecchio simile all'essere umano in generale. Questo maiale in particolare sembra avere parecchie affinità con la donna. Esiste una connessione segnalata dall'arrossire di Omega e dal sorriso del maiale. C'è addirittura un cuoricino su una pietra, cosa potrebbe andare storto? Ma Omega resta profondamente insoddisfatta. Beh, sembra che ogni cosa qui sia andata storta. Quando vidi per la prima volta questo disegno rimasi colpito, secondo me parla benissimo da solo. Una notte, mentre il pilastro dorato della luna tremava nell'acqua, lei scappò sul dorso di un dino attraverso il mare verso la terra verde distesa sotto la luna. Alpha fu di nuovo da solo sull'isola. Ecco di ritorno il dino, che si dimostra ancora una volta un compagno di Omega. Non sappiamo esattamente dove stiano andando i due. La descrizione di Munch è ancora una volta ambigua. Ciò che è interessante stavolta è Alpha. È nato da solo sull'isola, solo come può sentirsi un essere umano in mezzo a tutta un'altra serie di esseri viventi, e solo torna dopo la fuga di Omega. La postura dell'uomo ricorda chiaramente la malinconia. Un giorno i figli di lei vennero da lui. Una nuova stirpe era germogliata sull'isola. Si riunirono attorno ad Alpha e lo chiamavano padre. Erano maialini, piccoli serpenti, scimmiette, piccoli predatori e altri incroci semi-umani. La postura di Alpha è sempre la stessa. Ciò che cambia qui è l'espressione del suo viso,
Sensazioni amplificate dalla vista di un'orda di mostri, di chimere, che ora sembrano estremamente reali, che lo chiamano padre. Un dubbio inquietante si sta prendendo il controllo della psiche dell'uomo. Era disperato. Corse lungo la spiaggia. Il cielo e il mare divennero del colore del sangue. Sentiva urla nell'aria, quindi si coprì le orecchie. La terra, il cielo e il mare tremarono e lui sentì una grande angoscia. Ecco un'altra tavola bellissima di questa storia che riconduce al capolavoro di Munch, cioè l'urlo. Alpha è nudo e in piedi sulla spiaggia, o forse no. Ho questo dubbio perché tutto il resto è un groviglio indecifrabile. Forse un modo di rappresentare l'estrema confusione e paura che vive l'uomo in quel preciso momento. Un modo di proiettare tutto questo al di fuori di lui, a noi spettatori che non possiamo fare niente se non seguire con ansia le vicissitudini raccontate. Un giorno il Dino portò indietro Omega. Alpha se ne stava seduto sulla spiaggia, così lei gli si avvicinò. Alpha sentì il sangue pulsare nelle sue orecchie. I muscoli nel suo corpo si gonfiarono e colpì Omega fino alla morte. Quando si piegò sopra il cadavere, l'espressione sulla faccia di lei lo terrorizzò. Era identica a quella che aveva quella volta nel bosco, quando l'amò al massimo. Immagino che i discorsi sulla violenza di genere non fossero all'ordine del giorno ai tempi di Munch, ma leggendo questa didascalia e soprattutto osservando l'immagine associata, non ho potuto fare a meno che darne una lettura attuale. Tutti quegli articoli che parlano di persone uccise per amore dovrebbero fare i conti con questa illustrazione. Qui c'è solo violenza e non è detto che c'entri sempre una patologia mentale. L'amore, o meglio un pallido ricordo di esso, subentra solo dopo l'uccisione di Omega. Mentre continuava a guardarla, fu sopraffatta da dietro da tutti i suoi figli e dagli animali dell'isola, che lo strapparono in pezzi. La nuova generazione riempì l'isola. Alpha, dopo aver massacrato Omega, la guarda negli occhi. Si ricorda di tutti i momenti passati insieme, tutto ciò che ha sempre pensato, cioè di essere un uomo e di conseguenza di essere superiore a tutti gli altri animali. La Omega stessa, che è stata vinta dalle sue pulsioni, è in realtà falso. Alpha è un animale come tutti gli altri. La dimensione morale sporisce completamente, ora è pari tra pari. Forse l'aveva già capito prima nell'illustrazione simile all'urlo, ma ora l'ha dimostrato, togliendo la vita a un essere vivente uguale a lui. Nulla può la tecnica, nulla può l'intelletto ora. Alpha è solo e può solo soccombere alle leggi di natura, che è rappresentata da quei figli e quelle figlie che aveva rinnegato in quanto mostri. Saranno però queste creature effettivamente a dare una nuova linfa all'isola. Wow, è stato un bel viaggetto, vero? Tra l'altro c'è un piccolo fun fact: queste stampe sono tipo la prima cosa che si vede entrando nel museo. Se qualcuno di voi ci andrà, non fate come me che ho sbagliato l'ordine di lettura e ho iniziato a leggere dalla morte di Alpha. Sì, quando me ne sono accorto mi sono sentito parecchio stupido. Ad ogni modo spero che il video vi sia piaciuto. Ho già in mente qualcosina per i prossimi video, ma non voglio spoilerare troppo. Diciamo che vorrei sempre analizzare qualche media, ma dal punto di vista magari filosofico. E quindi si potrebbe fare un discorso interessante su Paprika, su The Last of Us, magari sui Guardiani della Galassia, o magari sull'album Persona di Marrakesh e ancora su Hamilton. Quindi spero che mi seguirete. Un abbraccio e a presto!